Chitarre grandi o grandi chitarre? Piezo o non piezo? Questo è il dilemma. Quarta puntata per i 50 anni delle chitarre Taylor, insieme a Osvaldo Loiacono, Ciro Manna e Davide Tomassone. Play and go. Wow, bene, siamo qui. Abbiamo lasciato a metà, verso la fine degli anni '80, la nostra famiglia Taylor, Kurt Listug e Bob Taylor, che continuano con l'evoluzione delle macchine a laser per il taglio delle tavole, CNC, lo sviluppo delle CNC, macchine a controllo numerico per l'ottimizzazione dei tagli, degli incastri, della lavorazione dei manici, per lo sviluppo delle fasce, il piegafasce. Questa è stata una dannazione in senso buono per Bob Taylor, ci ha lavorato tantissimo per ottenere fasce prive di rotture, con delle pieghe perfette, con delle curve perfette, progettando insieme a dei tecnici macchine che permettessero di piegare le forme delle fasce in modo perfetto in qualunque tipo di essenza, eliminando bruciature, eliminando crepe e creando curve perfette da poter inserire nelle forme, negli shape, per poi andare a realizzare il fondo e la tavola. Questo è un lavoro che in casa Taylor hanno fatto sviluppando tantissimo la parte tecnologica, ma è una tecnologia che va a supporto del prodotto, della chitarra, della parte artistica, della componente manuale. Siamo stati in fabbrica più volte, in fabbrica Taylor. È chiaro che la parte automatica e meccanizzata sembra essere molto forte, ma dai tempi di lavorazione vi stupirà sapere che il 20% passa attraverso un processo che in parte è meccanizzato, automizzato o fatto da macchine. L'80% della lavorazione invece in realtà è tutta manuale, perché ancora a oggi per fare belle chitarre importanti, grandi chitarre di cui parleremo dopo per i Shape 8 e 6, ci vuole ancora tanto lavoro manuale, tanto cuore, tanto spirito. Passiamo agli strumenti che abbiamo sentito in mano ad Osvaldo e in mano a Ciro. In questo caso ci voglieremo soffermare sulle tavole. Tavole in casa Taylor usano veramente tanti legni per fare le tavole. Abete, Sitka, come nel caso di questa 324 CE LTD 50° anniversary, con fasce fondo in Urban Ironbark e tavola in abete, oppure questa classica tradizionale serie 5 e 14 con del cedro rosso. Adesso la finitura un po' colorata è data proprio dalla finitura della verniciatura, però è comunque un cedro rosso con le fasce in fondo in mogano. Strumenti che hanno caratteristiche diverse nonostante la forma, proprio perché nella costruzione e nei legni si ottengono sonorità diverse. Io direi di far suonare Osvaldo e Ciro un pochettino e poi cercare di andare a dare un'idea di un taglio sonoro delle tavole, anche se una comparazione perfetta non è possibile. Trattasi di forme 4 Grand Auditorium, ma con caratteristiche tecniche un po' diverse. A voi, divertitevi. Com'era questa 514 CE, questo cedro su questo mogano?
Parto da una considerazione abbastanza personale e soggettiva che mi lega particolarmente alle tavole in cedro, che ho sempre ritenuto, forse più sulle nylon, ma anche poi ho riscoperto questa stessa esigenza sulle folk, che mi dà una morbidezza, una setosità che è diversa dall'abete, che notoriamente potrebbe sembrare un legno più facoltoso, ma in realtà il cedro mi ha sempre regalato una sensazione più morbida, di morbidezza che mi avvicina, ripeto, più sulle nylon, ma l'ho riscoperto anche sulle acustiche. E mi trasporta un po' verso queste sonorità un po' più morbide che non mi fanno pensare alla chitarra folk, alla chitarra acustica come una chitarra scampanellante, ma quasi piuttosto uno strumento crossover, un esatto, po', pur essendo una folk che strizza l'occhio anche al nylon. Infatti sei partito arpeggiando morbido, come se fosse uno strumento, potevi avere una chitarra in nylon. L'ho fatto apposta utilizzando più il polpastrello per far vedere, proprio per enfatizzare questo effetto setoso e di completezza anche, no? di morbidezza che viene fuori suonando con le dita. E alla fine anche col plettro poi anche le alte risultano un po' velate, sempre un po' più ammorbidite, una sorta quasi di compressione naturale che però aiuta. Diciamo che nel tone wood, nei riferimenti sonori che la Taylor dà per il cedro, è chiaro che in questo caso non possiamo poi renderlo assoluto, perché ripeto, partiamo di combinazioni diverse, ma su combinazioni ricercate, non sono casuali gli accoppiamenti fasce fondo e tavole. Sicuramente il cedro corrisponde a uno strumento strutturato in frequenza più sulle basse, con una buona risposta armonica, con un'ottima sensibilità al tocco, quindi un senso della dinamica, il polpastrello, l'unghia, il plettro nel caso, cioè particolarmente anche la durezza del plettro incide, particolarmente sensibile. Quindi tutto quello che tu hai detto suonandolo corrisponde, rivisto e rivisitato su uno strumento immogono che ha una centralità sulle medie, che ha il suo perché, a quello che è normalmente l'obiettivo di casa Taylor, del produttore. Sentiamo invece questa 314 LTD con l'Ironbark, Urban Ironbark, quindi eucalipto, una delle 700 specimen di eucalipto che ci sono in California, che arrivano dalla metà dell'800 dall'Australia, dalla lontana Oceania. Sentiamo invece questa tavola in abete. Sì. Raccontami, Ciro, raccontami. Allora, la cosa bella è che ti restituisce sia dal punto di vista dell'accompagnamento dello strumming, quindi abbiamo comunque una gamma bella, gradevole, completa e, come dire, con questo scampanellare sempre delle alte, l'intonazione, sempre tutte le caratteristiche, no, di casa Taylor. E in più ovviamente la distinguibilità, diciamo, di tutte le note, sia che arpeggi la setosità dei suoni, anche come diceva Osvaldo sulla sua, solo che abbiamo quella puntina di alte in più, di brillantezza ovviamente rispetto probabilmente a quella tavola, che ovviamente caratterizza di più, diciamo, questo strumento. E ovviamente la spalla mancante, diciamo, darebbe probabilmente anche modo di divertirsi anche in questa seconda parte, diciamo, e di sfruttare sia la sua, diciamo, morbidezza sia la sua intonazione ovviamente nella seconda parte dell'ottava. Che dire, è uno strumento, diciamo, poi questo c'ha, come dicevamo, il manico, questo è un po' più generoso, sì, con un po' più di legno.
io devo dire non disdegno, diciamo, avere un po' più di legno sul mano. Sì, di sostanza. diciamo, avendo anche la mano un po' più grande, diciamo, non mi crea difficoltà, diciamo, avere il manico un po' più grande, però un po' di quella vibrazione in più di un po' più di legno, diciamo, l'avverto e mi torna, piace, diciamo così, mi piace. Anche in questo caso l'abete nel Tom Wood di casa Taylor corrisponde alla descrizione data da Ciro, cioè quello che noi sentiamo è la realtà, è la verità, per cui abbiamo sicuramente una fondamentale, una risposta un po' più bright, un po' più aperta. Sì. Prima era spostato un po' più sulle basse, questa è spostata un po' più sulle alte. Sì. Abbiamo questa risposta che è più legata alla fondamentale rispetto agli armonici e comunque un controllo della sensibilità comunque molto elevato, cioè Sì. comunque molto sensibile in ogni caso alle mani del chitarrista, sempre con questa presenza, con questo suono un po' più cristallino, con questo crisp. Sì, che poi ripeto alla fine, questa cosa qui in mix è fondamentale per tirar fuori comunque il suono dello strumento senza andare a ritoccare più di tanto, voglio dire, perché lo strumento è già di uscire, pronto. di uscire. Assolutamente sì. Sì, questo particolare che ha rilevato Ciro si nota anche da fuori, ecco, no? Perché spesso alcuni particolari sono più La percezione. per chi li suona più che per chi si ascolta, no? Per chi ascolta. In questo caso le differenze sono sostanziali sia per chi le suona sia anche per l'ascoltatore. È chiaro che un confronto così, diciamo A-B, permette in modo proprio individuale, permette di avere più a fuoco queste differenze. In effetti l'abete risulta essere pizzica un po' di più, però ovviamente a volte l'errore che si fa probabilmente è di sentire il suono della chitarra e giudicarlo in valore assoluto per come è la chitarra e non immaginandolo come se fosse nella band, in una band o in un duo piuttosto che in un'orchestra, dove, come specificava Ciro, magari l'intellegibilità, quello scampanellio in valore assoluto può sembrare così, a tratti può fare storcere il naso, ma invece ti serve per venire fuori nel mix di una band più, come un organico più allargato. Assolutamente, no, perché poi guarda, negli anni a me è capitato che, diciamo, nelle cuffie pure, quando suono i concerti, che sia qualsiasi tipo di strumento, ormai sono abituato a, se voglio sentire la mia chitarra, come suono da mix. E questa è una cosa fondamentale, perché poi il tuo approccio cioè del playing è nell'insieme. Tu lo valuti, certo, per come la chitarra deve uscire nel mix, perché devi sempre considerare quello. Allora fondamentalmente per noi che lavoriamo con questi strumenti, voglio dire quotidianamente, abbiamo bisogno di rapportarci a quello che è la contestualizzazione delle note che suoniamo. E quindi in questo strumento ci aiuta veramente tanto, perché ci rende un passaggio in meno già fatto, voglio dire, da questo punto di vista, e quindi ci aiuta tanto. Qua bisogna aggiungere qualcosa che loro non diranno mai, questi due straordinari musicisti in realtà in questo momento stanno facendo qualcosa di diverso, che è l'esatto opposto di quello che fanno di solito, cioè stanno dietro a uno strumento e stanno suonando lo strumento per quello che lo strumento gli trasmette, gli dice in questo momento. Non è sempre così, cioè normalmente c'è l'obiettivo dato dal produttore, dato dal pezzo, dalla registrazione, dal live, e tu vai a scegliere lo strumento così al volo e lo suoni per la parte musicale. Qua invece state facendo i musicisti per lo strumento, e questa è un po' la difficoltà di quando si fanno queste prove, cioè fare un passo indietro, mettere avanti lo strumento, esatto, ascoltarlo e suonarlo per quello che rappresenta. Però un po' dovrebbe essere così, cioè quando si dà si fa la prova e il giudizio del prodotto, bisognerebbe fare un passo indietro e mettere lo strumento davanti, poi dopo si può valutare se quello strumento è poi conforme alla propria esigenza del momento, del progetto, certo, o dell'obiettivo che lì si poi ha. c'è un fatto anche secondo me di personalità, no? Anche dello strumento stesso, che ci sono strumenti che non va ribaltata, hanno una personalità così forte che ti portano a suonare in un certo modo, no? Sono d'accordo. Ed è anche il bello e il perché si sceglie per fare una parte uno strumento in particolare, che magari in valore assoluto conterebbe poco, ma per quella parte è quello che serve. È quello giusto. Oppure anche scartarlo, perché nonostante sia un grande strumento che può dare anche una bellissima emozione, non è lo strumento giusto per quella cosa. E il giudizio, al netto di quando si parla di prodotti comunque di valore, certo, come questo, qualità, deve rimanere legato a quell'utilizzo. No, questo non va bene per quello che devo fare, rimane un ottimo strumento anche se non va bene, ma uguale non può andare bene tutto per tutti, sarebbe grave. Bisogna avere anche non solo l'esperienza per farlo, ma anche una certa obiettività. There's so many things that people try to consider when they're buying a guitar.
And a lot of things that people get literally hung up on is the technical aspects of the guitar. They read to, you can read opinions that never, ever, ever stop. I have opinions. You can listen to my opinion all day long, and somebody else could have, that's equal to me in their ability to build a guitar, maybe better, and we might have a different idea about the whole thing. Every guitar maker has a problem that they're trying to solve, and that's what I love about it. But let's be honest, a guitar is nothing without an owner, without a player. A guitar is nothing. It's an inanimate object that hangs on a wall or is under somebody's bed, but until it has an owner who plays it, that guitar is nothing, right? It's no more than wall art. So the guitar only becomes alive when it's married to an owner, a player, who then uses that. And so that player, depending on how they play, is going to find the guitar that sometimes they might need to buy. Well, their guitar playing is a journey, just like my guitar building is a journey. It's a journey through life where they're playing the first chords that they learn. I've had virtuoso guitar players tell me, Bob, the most exciting time that I had building guitar or playing guitar was when I learned my first 3 chords, and I could play a lot of songs with 3 chords. And now I'm technically as good as you might want, but it was no more fun. It's still fun, but that was just as pleasing, just as pleasing. So until a guitar has a person and a person has a guitar, there's no guitar music. And I have to tell you that the personality of that guitar, married to the right personality of the player, is where the magic happens. That's where the chemistry happens. And at that point, the technical aspects have very little meaning. You could talk about them, but they have no meaning, right? Now, you want the guitar to be a dependable friend. So now technicality comes back in. We want the guitar to hold together, to be able to be repaired easily, to have good intonation, to have good sound. But that guitar is worthless until there's a player. And so I really think that if a person is buying a list of specifications, okay, sure, maybe they're an enthusiast and they want a guitar with this, they want a guitar with that. And believe me, I love beautiful wood. I like ornate guitars. I love the fact that a guitar builder can express their art form by building a guitar and that somebody could appreciate that. Sound is the most important thing. You get to the sound through playability. If there's one thing that I can do that everybody agrees on, is make a guitar that's easy to play. I cannot make a guitar sound the way that everybody agrees on. There's no end there. If 10 people raise their hand, if there's 20 people and 7 of them raise their hand and say, I think Taylor's the best sounding guitar, and 13 don't, and I go, okay, well, what do you want in a guitar? And they tell me, okay, I'm going to make a guitar more like that. Oh, then they put their hand up, but these hands might go down. You're not going to get, all the hands aren't going to go up. Some of the technical things like, is the guitar well made? Does it play very easily? Does it have good intonation? That's a little more achievable. But again, always remember that a guitar is nothing without a player. And that guitar needs an owner to go through life with. Perché alla fine degli anni '80, abbiamo detto, MTV con Unplugged ha modificato un po' l'approccio dell'acustica. È vero però che se negli schermi di MTV ci si poteva permettere di andare con una chitarra acustica che veniva microfonata, nella vita reale nasce non il problema, nasce l'esigenza di suonare amplificati non unplug ma
con un plug facile e gestibile acustico, perché in realtà nel locale, nella band, ovunque c'è bisogno comunque di collegarsi. E qua incomincia un altro grande lavoro e una grande attenzione di casa Taylor alle esigenze del musicista. Dicevamo da sempre, le relazioni sia all'interno della fabbrica, della produzione Taylor, che oggi conta già un grande numero di dipendenti, ma conta molto la relazione tra Taylor e i musicisti, Taylor e i rivenditori, che riportano le esigenze dei propri clienti. E quindi automaticamente siamo ai primi anni 90, a noi arrivano le prime 3 Taylor. Questa riporta un po' la nostra esperienza, la nostra vita, ma siamo anche noi una piccola parte, e siamo onorati di questo, della famiglia Taylor. E arrivano le prime 3 chitarre da CB Music, il primo importatore della famiglia Bini, quelli che hanno costruito, hanno inventato il Binson, quindi famiglie importanti in ambito musicale, e ci portano le prime 3 Taylor, chitarre che noi non conoscevamo. Sì, Sergio era stato a un paio di NAMM negli anni precedenti, ma in realtà tra i tanti giri non si potevano certamente visitare tutti gli stand, e quindi quelle erano passate, diciamo, non particolarmente sotto l'osservatorio di Sergio, che è sempre stato attento ai prodotti d'oltreoceano. Arrivano le prime 3 chitarre, la prima un 812, abbiamo detto dell'importanza della forma piccola, una Dan Crary, perché comunque una signature faceva parte del pacchetto da avere per dare personalità al marchio, e una 610, quindi una chitarra in acero, fasce fondo, tavolo in abete, su forma Dreadnought. Solo una, l'812, era amplificata, un sistema Fishman, un tradizionale pick-up undersaddle, un prefix con un bel foro sulla fascia, e di lì agli anni a seguire noi abbiamo venduto tantissime chitarre amplificate di casa Taylor, amplificate col sistema undersaddle. Ottima soddisfazione. In realtà altri brand americani erano rimasti un po' indietro, c'era qualche prodotto giapponese d'eccellenza che stava lavorando molto bene già da tempo, però un po' il marchio Taylor prende l'attenzione come ottimo strumento americano elettrificato da usare da palco, da usare e suonare via, con però una playability incredibile, il manico molto comodo e comunque uno strumento acustico di qualità performante. Il percorso è andato un po' avanti, perché sempre per non tenere la timeline perfetta, perché è impossibile, in realtà sempre per la ricerca che Bob Taylor e il suo gruppo e il suo staff ha nel migliorare la qualità e lo standard di produzione, sono voluti uscire dal percorso undersaddle. Ora l'undersaddle ha una peculiarità, un traduttore fonomeccanico a pressione che prende la vibrazione su ogni parte del ponticello e fa diventare un segnale elettrico che poi viene preamplificato. I trasduttori passivi dei primi anni 80 erano veramente molto rigidi, poco ricchi di basse, molto fermi, diciamo così, anche in frequenza. Nel tempo le preamplificazioni hanno migliorato questo, hanno abbassato l'impedenza d'uscita, hanno migliorato tantissimo. Bisogna dire che ormai il suono del piezoelettrico preamplificato è diventato un suono, cioè è il suono della chitarra acustica amplificata, che differisce da quello che si sente dai microfoni a condensatori, ma esiste. Insomma, Taylor ha voluto superare se stesso. Insieme a Rupert Neve, progettista importantissimo di banchi da registrazione, uno che sa parlare di preamplificatori come parla di musica probabilmente, ha progettato questo preamp con volumi alti e bassi e deciso di usare una gestione della sorgente sonora decisamente diversa. Quindi il progetto iniziale prevedeva un magnetico sotto un coil con il suo Phantom Coil sotto la punta del 15° tasto, poi 2 magnetodinamici inseriti sotto la tavola e per prendere proprio le vibrazioni della tavola. Le più sorgenti sonore rappresentavano un plus sicuramente per la quantità enorme di colori, però potevano a volte rappresentare anche un problema legato alla fase. Sappiamo benissimo quanto tante sorgenti sonore in un unico suono, un'unica sorgente che emana il suono può essere anche problematica. Quindi col tempo hanno semplificato e alleggerito le sorgenti fino ad arrivare a un grandissimo risultato più recente, parliamo già più avanti nel tempo, con questo progetto di nuovo test 2, Taylor Expression System 2. Si tratta di una forchetta composta da 3 pick-up piezoelettrici, 3 piccoli sensori che trovate qua nelle punte. Ci sono
3 brugoline Allen, 3 micrograni nella parte, diciamo, del retro, e vengono posizionati alle spalle del ponte, alle spalle del saddle. In questo caso, adesso lo inseriamo, abbiamo, andando a stringere le viti, la possibilità di andare a mettere in pressione il piezoelettrico, non più sottoposto alla pressione delle corde sopra, e anche ai problemi a volte che si creano per la curvatura delle tavole, quindi anche questo può rappresentare un problema, ma permettono di andare con la pressione contro la parte, diciamo, verticale del ponte, dell'osso del ponte, del saddle, e andare a prendere le vibrazioni di tutte le 6 o 12 corde che siano. Il risultato è un risultato quindi molto ben regolabile in termini di sensibilità, senza dover intervenire sul saddle. Non c'è appunto bisogno di pareggiare, andare a ottimizzare gli spazi tra le varie corde, e il tutto poi esce e passa attraverso il tradizionale preamplificatore di Rupert Neve con volume alti e bassi, con queste semplici 2 curve. Queste chitarre le abbiamo sentite anche così. È una diretta facile, una diretta immediata. Il risultato è un risultato molto acustico, cioè nel progetto iniziale c'era l'idea di ottenere un suono che fosse il più lontano possibile dal piezoelettrico tradizionale a saddle, ma un suono che, prendendo le onde della tavola in questo senso, con i 3 sensori, potesse arrivare a dare un suono ancora più acustico, ancora più di tavola, ancora più completo, non solo della vibrazione verticale saddle e corda e saddle, ma di tutto l'insieme tavola, incatenatura, quindi V-classe e tutto il resto. E è stato un grande passo per Taylor la realizzazione di questo sistema, perché poteva fare come tutti gli altri, poteva lavorare con terze parti, oggi conosciutissime, oggi vendutissime, integrate in tantissimi prodotti, in tantissimi marchi, però anche in questo caso lo spirito di Bob Taylor, creatore, è stato quello di rendere comunque anche qua più personale, più ricercata, più unica anche la componente elettronica, al quale magari si viene a dare poca importanza, perché il liutaio, il produttore, il progettista pensa sempre alla parte acustica sui strumenti, e invece è stato fondamentale avergli dato un'uscita jack, una scossa, un elemento di diretta comodo, pratico, plug and play. Earlier we were talking about some of those early guitars I made, and I told you stories about how some of these guitars, like my original 810, or maybe Chris Proctor's, small Grand Auditorium, those guitars were every 6 months, so pickup came out of it and a pickup came in it. And in those days, the acoustic guitar pickup, world around, wasn't very good, except for Takamine, who's always made a very good pickup, and I respect them for that. Players love that pickup. Front of house men love that pickup. There are people that have done a good job from the beginning, and they've never changed anything about that. They have a solution that works. The rest of us were trying to do something. How do you put a pickup in a guitar? The problem with a guitar, putting a pickup on a guitar, is the sound of the guitar does not live on the guitar. It lives in front of the guitar. The sound of my voice lives in front of my body. This microphone, it's right here. It's picking up my voice. If we taped a transducer to my throat, we already know that would not sound like me at all, right? Well, in essence, when we do a guitar, we're taping a transducer to the throat of the guitar when the sound is out here. So we have to play tricks. And the tricks we do is we collect information from the top or the strings or the saddle, and then we make a preamplifier to mold that. Some people are even using digital modeling now to take a signal and model that into something that sounds totally different. We started making our own pickups. Taylor Guitars needed to do this at one point when we just found that what we could buy was inconsistent. The day that actually caused us to decide to try and make our own pickups was when we had a very famous celebrity artist that played big, giant stadiums.
And he had about 6 Taylor guitars, and it had the pickups of the day in it that other people made, and all 6 of them sounded different. And so we took a box of preamplifiers and a box of pickups to his home one day, 2 of our technicians, and through just trial and error of matching, we found that we could have 6 guitars that when you plug them in, they worked the same as the one before. So we thought, could we make something more consistent to where if you unplugged one guitar, plugged in another, it'd be the same. That's easier said than done. In the time from then until now, Taylor has started making its own pickups, and we've gone through 3 or 4 versions of pickups. Now we have what we call the ES2. ES was abbreviation for expression system. And that one has transducers that fit behind the saddle because a saddle doesn't move up and down, it moves back and forth. People go, wait a minute, how can it move back and forth? And so I paint a little picture for them. Imagine that I gave you an end of one rope. Now, you're over there holding it, and I'm going to pull tight on it here, and we're going to move it, okay? But you're unmovable. You can't move. I'm the only one that can move. And somebody comes and takes that rope and pulls it this way. I'm going to go forward, right? I'm not going to go up and down. I'm going to go forward. And he lets it, and this is what would happen. Pull the rope. Well, that's what we do with the string. We pluck a string, the saddle goes forward. That's the only direction it can go. And so we had this idea that if we pick up the sound on the back of the saddle rather than underneath it, we could have a nice tone. And that works. There's never one solution for this. Everybody, including us, that makes a pickup today is trying to make the next better pickup. And so that's what I can say. We have new pickup designs that we think will improve it. I will say for anybody listening, don't wait. Always go forward. Any of our guitars can always be retrofitted. One thing that we did with Taylor is that we adopted the 3 knobs, and every version of every pickup that we will ever use can have a new preamp that fits in the same holes. We don't want to leave anybody with holes in their guitars. I have some guitars with holes in the side. They don't bother me because I'm Bob Taylor. I'm too practical, right? But someone who they saved and they did everything to get that guitar. They want their guitar to always be the same. The problem with pickups in a guitar is that the pickup is consumer electronics and the guitar is a lifetime investment. So the trick is for us to adopt a platform that the pickup can change and evolve without leaving scars behind on the guitar. And that's what I would say about pickups. There will never be an end to the development of pickups. Right now, if I turn on the television and listen to anybody's guitar plugged in on a television, on an award show, Britain's Got Talent, America's Got Talent, Italy Has Talent, The Voice, American Idol, any of these things, and someone comes up and plays a guitar that's plugged in, it doesn't matter if it's a Gibson, a Taylor, a Martin, the pickups have all gotten better. We're now doing a pretty good job. Can a better job be done? Yes, everybody's trying to solve that every day of their life. But when I hear that on television, it sounds like an acoustic guitar. It sounds quite nice. And 25 years ago, it didn't sound that way. It sounded like a kazoo, like that, So pickups have gotten to a point where they work quite well. They're going to work better in the future. And there will never be a huge leap forward. It's always going to be an incremental step. A questo punto mi zittisco un po' e direi che è il caso di sentire i professionisti.
Wow, tanta roba, tanta roba. Dicevamo prima piezo o non piezo, e quindi piezo sì, ma anche se ci vuole una chitarra grande o una grande chitarra. Beh, allora vi invito a staccare i jack e a cambiare le dimensioni del nostro percorso. Abbiamo qua per Osvaldo una 6/18 e quindi parliamo di serie 6, quindi fasce fondo in acero, e 8, quindi una forma, ecco qua, una forma Grand Orchestra, una jumbo per la storia, e invece Ciro ha una 816, che è una serie Grand Symphony, una chitarra intermedia tra una Dreadnought e una jumbo, caratterizzato dall'uscita Soundport, da questo doppio foro sulla spalla mancante. Ora, io me ne starei zitto e lascerei suonare un po' voi, con quello che volete fare con queste chitarre grandi chitarre o entrambe. Osvaldo, raccontami, hai mai avuto altre chitarre jumbo tra le mani? Hai lavorato con chitarre jumbo? È uno strumento che rientra nel tuo? Allora, le ho usate tantissimo, ma sempre in prestito. Ok.
per delle occasioni particolari, perché comunque hanno un'identità abbastanza precisa, no? In molti l'associamo ad Elvis Presley, per esempio, no? Se ci pensate, però ha questo suono rotondo che serve a creare queste atmosfere distensive, quasi da autostrada, no? Quasi da guida in autostrada, che ti dà questa sorta di omogeneità dello strumming, specialmente. Ti dà proprio, come se ti stendesse un tappeto omogeneo e quasi compresso all'origine, che è un po' la caratteristica di queste chitarre così sovradimensionate. Facendo riferimento a Elvis, lo strumento che lui usava aveva comunque questa tipologia di legno, proprio acero e abete, cioè comunque l'acero in ambito jumbo, ma anche uscendo da quel marchio, andando a vedere anche altri marchi, acero e abete nelle jumbo è una combinazione di legno sempre molto ben apprezzata. Poi la serie 8, la forma 8, lo shape 8 lo fanno anche in versione, lo fa anche in versione palissandro e abete, però nell'immaginario collettivo la jumbo spesso è una chitarra in acero, fiammata. Sì. Guarda, ti rubo un secondo, se la giri facciamo vedere il retro, probabilmente facciamo vedere la bellezza dei legni con cui vengono realizzati questi strumenti, aceri fiammati, molto belli, molto aperti. Scusami se ti ho fatto girare lo strumento. Vai tranquillo. Hanno questa... sempre bilanciate e non c'è mai quell'escursione, sai, delle acute che si sente, tu dai un accordo, devono sempre essere, ed è flat, fantastico, una loro compressione, che ti deve dare come se fosse compresso a monte il suono. Confermo, la stessa sensazione che abbiamo anche noi ad ascoltare. No, infatti da questo lato qui ovviamente la sensazione è proprio, ovviamente, perché noi sentiamo, arriva di più il suono della buca, molto più che quello che sente magari Osvaldo. La pressione sonora. E quindi giustamente ci arriva proprio quella sensazione lì, effettivamente sembra di cavalcare la nostra Route 66, esatto. certo. Di andare dritti per la nostra strada, e quello strumming potrebbe andare avanti per ore, sempre dritto. Cioè tutto quello che ti serve per essere, ecco, a livello sonoro cullato e andare dritto per la tua strada. Ed effettivamente è una chitarra che ha una sua identità, quindi va messa, collocata nei posti giusti, diciamo, musicali, quindi è uno strumento sicuramente da avere. Infatti non ci faccio un pensierino. Infatti questa giornata è stata pericolosa. E la tua Grand Symphony, questo doppio foro, questa anche scala leggermente diverso, visto che per la prima volta sei andato a fare il chitarrista elettrico. Infatti ti è venuto? Mi sono spinto proprio per questo, perché volevo capire fin dove... E questa è stata la prima volta che mi sono spinto qui sopra, ed è stata la prima volta su questo chitarra e su tutte, quindi fondamentalmente me la sono un po' rischiata, no? Però è perché la chitarra mi ha dato quella sensazione che potessi farcela. E quindi diciamo che è stato bello per capire, diciamo, quali sono le potenzialità effettivamente dello strumento, che ha questa caratteristica effettivamente molto molto bella per me a sentire da qui, ma sicuramente anche da fuori, che c'è questo foro effettivamente che dà questo scampanellio ulteriore. Sembra a momenti, se fai uno strumming, di avere la sensazione di avere una 12 corde. Sì, c'è qualcosa in più che esce dopo. Non è la doppia corda, ma è la doppia uscita. Sì, ci sta questa sensazione che di modulazione quasi, di panning. Esatto. Spesso si fa riferimento a un leggero effetto chorus, perché comunque perché c'è questo leggero sfasamento è il gioco che il chorus spesso fa. In realtà è chiaro che parliamo di chissà quanti pochissimi millisecondi e su due livelli diversi, però l'idea, la sensazione è proprio necessario questa. Che serve per dare però quell'effetto, no? È molto, poi il manico super scorrevole, poi questo fatto che ci sia questa piccola scala di tutte, che in realtà quasi non sembra non riconoscere all'occhio o comunque sotto le mani, ma in realtà poi effettivamente quando spingi poi la senti, diciamo, che c'ha quella leggera comodità in più. Dipende da quello che ci vuoi fare, però di base, ecco, mo improvvisando adesso alla prima, diciamo, su questo strumento insieme, effettivamente ti restituisce grande sicurezza, ecco, anche nel playing, vabbè, tipico di casa Taylor su tutti gli strumenti in generale. Anche te, Osvaldo, è arrivata così? Hai percepito? Assolutamente. È una chitarra che arriva in faccia, quella lì.
Non so quanto in questo influisca la presenza di questa buca supplementare, però è una chitarra che ti arriva in faccia. Ed è stato bello anche rendersi conto di come le chitarre lavorino sinergicamente, no? Di come una copra un certo spettro di frequenze e come l'altra si vada ad incastrare perfettamente nella, come dire, dove l'altra ha invece delle buche. La cosa che dici è fondamentale, perché noi oggi abbiamo portato qua quasi 50 chitarre e mentre le sistemavamo ci dicevamo ma perché poi così perché poi Taylor ne fa così tante? Perché di ogni modello, ogni versione, ogni combinazione di legni? Perché in realtà lo fa per voi, cioè il musicista che deve trovare la combinazione giusta, la magia giusta, la miscela giusta è un po' il liutaio, in questo caso è Andy Power o prima ancora Bob Taylor, deve trovare quella combinazione, quella magia come un cuoco, quegli elementi che poi arrivano a dare il sapore, il gusto, Esatto. l'emozione giusta. Un fatto di alchimia poi alla fine, no? E non puoi farlo con due elementi con le stesse proporzioni sempre uguali, perché si perde il senso del gusto, delle possibilità, e loro offrono veramente una gamma completissima. Anche lì sono stati tra i primi ad ingrandire così tanto la gamma. Sembravano esagerati, ma in realtà tutto questo derivava dalle indicazioni che noi portavamo a loro, cioè nei vari incontri che si faceva ogni anno e mi chiedono questo e chiedono questo, bello questo però, bello questo ma, e così l'incontro con voi diretti, perché loro sempre sono stati molto collegati da sempre ai musicisti che li hanno scelti e li hanno presi sotto la loro ala e si sono sempre confrontati su quali erano le indicazioni, gli obiettivi, le esigenze del momento. E quindi questa enorme gamma di prodotto non deve essere vista come dispersiva, come troppa roba, un po' per tutti. In realtà è proprio per far trovare a ognuno di voi il prodotto giusto, al momento giusto, nella combinazione giusta, per l'utilizzo specifico, forse anche la versatilità all'utilizzo specifico. If you would have asked me 50 years ago, would I have 150 models of guitars? I would say, you're crazy. You're a crazy person. How can you ask such a question? Well, we have more than 150 models. So Taylor Guitars goes to a trade show. And we set up our booth, and dealers come, and players come. Do you know what I have never been asked ever in 50 years? This is the question that has never been asked of me. Show me something that's the same. What do you have today that's the same? They never ask that. People say, what's new? What do you have that's new? Show me something I haven't seen before. So making new guitars, it's a necessary evil, but it's also a joy at the same time, right? Now, the same person that says, show me something new, will usually come back and say, I just can't keep up with all the models that you make, right? And therein lies the quandary, you know? Well, we're only human. Everybody's only human. We want to know what's next. Do you know that everything in the world, all the economy, your feeling of stability, your ability to go forward, all relies on the idea, the belief that tomorrow will be better than today. When we don't think that tomorrow will be better today, we have no more hope. Banks will fail. Economies will fail. Humans will fail. We absolutely live on the idea that tomorrow will be better than today. And so, yes, we will always try and make tomorrow better than today in the woods that we use, the way we take care of the environment, even the models that we make or the music that we're doing. For example, where we live in San Diego, we're very attuned to the Mexican music. And that goes all the way down into Mexico and is all the way to the Canadian border. And this music is big. And so we have made 2 new instruments to serve, I can say Latino, but really it's more Mexican. One instrument is called the Bajo Quinto. Okay, the Bajo Quinto is tuned Bajo meaning low or bass, and Quinto meaning 5. So it's 5 courses, right,
of double strings with an octave, and then we make the doce doble, which is double 12, right? And so this is like a 12 string, but it's two low strings, double low strings. There's not an octave in there. And this is absolutely essential in these are cowboy guitars. But the young people now that are writing the songs that are really popular, they're playing their grandfather's instrument, the bajo quinto, the doce doble. And so this series, we allowed the Mexicans to name it, you know, in the plant in Mexico and the ones in ours, and they called it Somos, Somos meaning we are, right? And so this is the Somos series, and we're starting to make guitars for that ethnic group, the music that they're playing. And they may be playing those cowboy chords that their grandpa played on these guitars that are low, and it has that beat. You know, there's, you know, they say, we made a video about it, and one of the producers says, you know, norteño, you have the norteño music, you put the bajo quinto together with a drum, you have a norteño. He goes, then you add an accordion to that, game over. Right? Well, who's playing an accordion? Mexicans are playing the accordion in their hip new music. So we see ourselves expanding into instruments that we think that we could do a good job of making because we understand the music, the person, and how to make. Remember, we built our company on 12 strings. So for us to make a bajo quinto, that's a good one. Oh. And then we find that there's appreciation there. And so there's going to be more models. There are times when we trim that down, but still 80% of what we sell is the top 20. Anybody knows that. If you can't find the guitar that you love in that top 20, come to us. We have another 150. Farei suonare ancora voi, perché alla fine siete voi il motivo di Taylor. Lo scopo di Taylor è farvi suonare. Io sono un raccontafavolo, racconta storie, ma è giusto che i ragazzi a casa ascoltino voi e ascoltino queste chitarre grandi, ma anche grandi chitarre con piezo, non piezo, yes, ma un ottimo piezo. Però ho un'idea, ma se invece di cambiare le chitarre cambiassimo i musicisti con le chitarre diverse, facciamo il cambio, dai, diamo la 18, la 618 a Ciro. Vai. E la 8 e 16 la diamo ad Osvaldo. Vediamo, anche questo è bello, è l'unico che si può permettere di cambiare i musicisti sulla stessa chitarra.